Buongiorno a tutti, sono con il mitico leggendario Stefano. Stefano, come stai oggi? Ciao Luca, ciao a tutti. Molto bene, grazie tu. Benissimo, e siamo al primo episodio di una lunga serie, una lunga e fantastica serie del podcast Italicamente. Italicamente. E sono così contento che finalmente possiamo collaborare con Stefano, collaboro con Stefano, che è un personaggio di valore e di caratura mondiale A assoluta. chi lo dici? A chi lo dici? Sono felicissimo anch'io. Allora, di che cosa parliamo oggi in questo primo episodio, Luca? Esatto, andiamo al sodo e lasciamo perdere le sviolinate reciproche. L'argomento di oggi è un argomento serio quanto affascinante, e cioè il poliglottismo, nel senso come le lingue hanno cambiato la nostra vita, la nostra percezione del mondo. E sono molto curioso di sapere che cosa ne pensa Stefano al riguardo. Guarda, parlare tante lingue può effettivamente cambiarti la vita. Per quanto mi riguarda, io sento soprattutto che a livello personale mi ha arricchito proprio come persona, no? Eh, Molte persone dicono che, lo sentiamo spesso quando si parla di poliglottismo, che acquisire una lingua straniera ti permette di acquisire anche, qualcuno dice, eh, una nuova personalità, una nuova anima. Io non la metterei in questi termini, sinceramente, però sicuramente un nuovo punto di vista da cui osservare il mondo e le altre persone, quello sì. E sento che conoscere nuovi modi di guardare il mondo e quindi anche nuove culture mi ha, mi ha reso più incline a accettare il diverso, accettare le nuove esperienze, essere più tollerante, anche se forse questo dipende anche un po' dall'età, cioè maturando forse è successa questa cosa, ma io trovo che sia soprattutto ehm, per la possibilità di vedere il mondo attraverso lenti diverse. Tu che cosa ne Bellissimo. pensi? A proposito di lenti, a me piace usare questa metafora, a parte il fatto che sono d'accordissimo su tutto come al solito, Eh, mi piace parlare di prisma, parlare di luce, parlare di scomposizione della luce, in termini di lingue e personalità. Infatti, molto spesso, secondo me è uno stereotipo, soprattutto le persone che non sanno cosa significa parlare veramente tante lingue pensano hai più personalità, hai più anime. In realtà l'anima, la personalità, la persona rimangono sempre le stesse. Quello che cambia è il modo in cui le esprimiamo. È per questo che mi piace molto mm. l'immagine del prisma, la luce che colpisce il prisma e lo scompone nei colori principali. E mi piace pensare che le lingue permettono di scomporre la personalità di ciascuno e di mostrare i vari lati della personalità di ciascuno. Quindi nel mio caso specifico, ma anche nel tuo, c'è il Luca italiano, nato in Italia, quello che vedete ed osservate adesso, mani e gesticolamenti compresi, ne parleremo durante il podcast, in altri episodi, ma c'è anche il Luca americano, quello che in teoria è nato a New York e non c'è mai nato, quello francese, quello spagnolo, ed è bellissimo perché in ogni lingua, a parte il cambio di voce e di timbro, c'è anche una... sento di esprimere lati della mia personalità diversi, quindi mi piace moltissimo il prisma, l'idea del prisma è di mostrare questi lati diversi della mia personalità. E poi sono d'accordo con te, caro Stefano, che ti aiuta a capire che alla fine le lingue, parlare tante lingue, ti aiuta a capire che siamo tutti diversi, però siamo tutti uguali anche allo stesso tempo. Vogliamo tutti le stesse cose, ma allo stesso tempo le esprimiamo attraverso codici culturali differenti. E quindi più lingue sai, più persone conosci, più paesi visiti e più capisci e hai un quadro più completo dell'umanità. E per me questa è una delle cose più belle del poliglottismo. Bellissimo. Mi piacerebbe aggiungere un caso molto concreto, e cioè il modo in cui alcune lingue esprimono l'idea di avere, possedere qualcosa, degli oggetti, una macchina, una casa, eccetera. In lingue come la nostra, l'italiano, esiste il verbo avere, giusto? Invece in tante altre lingue, che anche tu ne conosci alcune,
L'idea di avere qualcosa si esprime in modo completamente diverso, si dice piuttosto eh, su di me esiste o presso di me esiste qualcosa o per quanto mi riguarda esiste una macchina o esiste una casa, eccetera. Quindi vedere questo nuovo modo di esprimere l'idea di avere, possedere, che in realtà non esiste, mi ha fatto anche capire, da un certo punto di vista, quanto in realtà noi non possediamo davvero nulla. Le cose che abbiamo, tra virgolette, esistono in realtà per i fatti loro e noi abbiamo la fortuna di poter dire che sono nostre, ma non sono veramente nostre al 100%. Non so se sono riuscito a farti capire un po' il concetto, ma mi è servito proprio ehm, come concetto di apertura mentale, di capire meglio il mondo, ecco. Assolutamente. Infatti le lingue, quando si dice che lingua e cultura sono una cosa sola, sono un unico, due parti dello stesso gomitolo, Mhm. perché ci sono delle lingue che vengono parlate in certe zone, per esempio geografiche del mondo, in cui magari aspetti meteorologici che in altre, per parlarti di un altro aspetto, in altre parti non esistono, come in Italia vediamo la neve ogni morte di Papa a Roma, tipica espressione, ah c'è la neve, effettivamente nei miei 45 anni ho visto 3 papi ed ha nevicato 3 volte, quindi la matematica c'è. Diciamo, comunque al netto di questo, quello che volevo dire è che in alcune lingue sicuramente il suomi, cioè il finlandese, ci sono magari descrizioni di aspetti meteorologici come la neve che magari non esistono in italiano. In inglese, per esempio, in Inghilterra ci sono 50 modi di chiamare la pioggia, no? Ecco. Che in Italia non abbiamo pioggia, pioggerellina, ma insomma, a parte queste 2 o 3 Mm. parole, non ne abbiamo molte. Quindi bellissimo, ed è verissimo che le lingue, la cultura sono, diciamo, interconnesse, fanno parte di un unico, io lo chiamo il famoso gomitolo, no? Mm. Indistinguibile. Bellissimo. E tra l'altro volevo aggiungere che quello che descrivi sull'avere essere c'è, e per esempio in russo si dice presso di me c'è, non si dice Ecco. io ho, Mm. no? Esatto, Quindi come finlandese, giapponese, altre lingue che ho incontrato io. finlandese, giapponese e altre lingue. Sì. Ok, beh, a parte il fatto che il poliglottismo quindi ti cambia la vita, la lente attraverso cui vedi il mondo cambia, diventa più colorata, però c'è anche un altro aspetto più concreto nell'apprendimento delle lingue, che è quello della professione. Molto spesso le persone imparano lingue, per esempio, se devono trasferirsi all'estero, se devono usarle in contesti lavorativi, in ufficio. Tuttavia, nel nostro caso, mio e tuo, le lingue non solo sono uno strumento per capire il mondo, ma anche uno strumento per campare, per arrivare a fine mese Giusto. o per meglio dire, dare valore alla propria persona, che secondo me è la cosa più importante. Certo, non vogliamo vivere in una capanna, quindi bisogna racimolare qualche quattrino prima della Sì. fine del mese, tuttavia abbiamo la fortuna enorme di lavorare con ciò che adoriamo. E nel tuo caso, Stefano, raccontaci un po' cosa è successo nella tua carriera e parabola esistenziale. Sì, praticamente ho fatto tutta la mia carriera professionale con le lingue straniere. Ho cominciato come traduttore, poi ho cominciato a insegnare le lingue online, adesso lavoro come designer di corsi di lingua online, quindi veramente tutta la mia carriera professionale ha sempre avuto a che fare con le lingue e da un certo punto di vista ho sempre avuto l'impressione che senza le lingue straniere non avrei saputo che cosa fare a livello professionale nella vita, quindi sono molto, molto felice di poter lavorare con ciò che amo di più, con una delle cose che amo di più al mondo, e cioè le lingue straniere. E tu, Luca? Bellissimo, e per me è la stessa cosa. Non so che cosa avrei fatto nella vita se non avessi cominciato a lavorare con le lingue. Infatti e difatti la mia era una carriera avviata verso l'ingegneria, avviata verso, diciamo, una carriera scientifica, materie scientifiche, perché mio padre voleva che io ricalcassi i suoi passi e diventassi ingegnere, ma
slash matematico, trattino matematico, ma dopo aver finito la mia carriera universitaria mi sono ritrovato per varie circostanze a Parigi, perché la mia ragazza dell'epoca sostanzialmente voleva che mi trasferissi a Parigi per stare con lei. Forse questo è un po' ingiusto dire che mi ha costretto. Ci sono andato da solo, però abbiamo concordato di vivere insieme a Parigi e in questa chambre de bonne, questa piccola Mhm. cameretta all'8° piano in un edificio del 9° arrondissement, cadeva la neve, parlando di neve, lì sì che si vede spesso e non ogni morte di papa, e in quel momento stavo cercando un lavoro da ingegnere e mi sono domandato, ma è veramente quello che voglio? Perché alla fine sì, mio padre voleva che io lavorassi con i numeri, ma io veramente dentro di me volevo lavorare con le parole. E alla fine mi ha aiutato il destino perché è arrivato un'email da parte di un ragazzo ungherese che aveva visto i miei video che avevo cominciato a pubblicare nel lontano 2008 e mi ha chiesto se volessi diventare professore di italiano. E quello ha cambiato la mia carriera, la mia parabola esistenziale, perché gli ho detto subito di sì, sono diventato language coach e poi ho creato la Smart Language Learning Academy, che è l'accademia che conduco adesso. Quindi devo dire che le lingue non solo hanno cambiato la mia visione del mondo, ma la mia carriera in generale. E a questo riguardo Steve Jobs ha fatto, forse 20 anni fa, 15 anni fa, un bellissimo discorso che forse hai visto anche te, un discorso di apertura dell'anno, credo, accademico a Stanford, dicendo: seguite il vostro cuore, ascoltate la vostra voce interiore e non lasciate che il rumore di fondo Mm. confonda le acque, e concentratevi su quello che volete fare veramente, perché il lavoro è l'80% della vostra vita. Se fate qualcosa che adorate, allora le cose cambiano radicalmente. Sì. Quindi in questo senso devo dire che siamo stati da una parte fortunati, ma secondo me dall'altra abbiamo avuto il coraggio di seguire il nostro cuore piuttosto che ciò che ci dettava la Sì. società, gli amici, i parenti e conoscenti. Questo è un punto fondamentale. Mhm. E poi, Stefano, c'è un ultimo punto che vogliamo trattare oggi, che è quello del personale. Quindi abbiamo parlato dell'esistenziale filosofico, abbiamo parlato del professionale, quindi del concreto, ma parliamo anche di ciò che ci è successo nella vita. Ce ne sono talmente tante di cose, ragazzi, che se volete facciamo un podcast di 7 ore, una maratona solo su tutto ciò che ci è successo nella vita a causa o grazie alle lingue che parliamo. Però Stefano, volevo sapere da te magari un aneddoto dei tanti, come ti ha, Mm. diciamo, cambiato la vita sociale, la vita Sì, guarda, emotiva, e senza perdermi tutti gli adesso annessi e troppo tempo a connessi. parlare di tutte le amicizie nate grazie al fatto che parlavo la lingua delle altre persone, perché lo abbiamo detto in altri contesti, ma sottolineiamo come parlare la stessa lingua, la lingua materna di qualcuno ti permette davvero di connetterti a un livello molto molto più profondo, e quindi amicizie davvero che sono durate anni e anni, ehm, e che sono state molto profonde grazie al fatto di parlare la stessa lingua. E dall'altra parte io vivo a Bruxelles, come tu sai, e qui a Bruxelles esiste questa expat bubble, no? La bolla degli expat, dove si parla sempre inglese. Invece io ho avuto il piacere di imparare il francese, quindi poi connettermi anche con persone belghe, perché esistono anche i belgi, anche se a Bruxelles è difficile trovarli. Ma a parte tutto questo, come non citare ehm, l'episodio che mi ha cambiato la vita, secondo me in meglio naturalmente, quando avevo cominciato a studiare il finlandese per i fatti miei, cioè da solo, per conto mio. Senti quanti, quanti modi diversi per dire la stessa cosa. Per i fatti miei. E qualche mese dopo ho visto da lontano una persona che sapevo che era finlandese, e mi sono chiesto, vado a parlarle, vado a fare pratica del mio finlandese un po' maccheronico, oppure no, non sapevo se andare o no. E grazie al cielo quel giorno
ho avuto il coraggio di andare a parlarle e quella ragazza oggi è mia moglie. Quindi dire che studiare il finlandese mi ha cambiato la vita sarebbe dire poco. Diciamo, è un eufemismo, ecco. Eh, Perciò gran parte di quello che sono e che ho oggi lo devo a questa cosa e al fatto di aver avuto il coraggio di andare a parlare con qualcuno. Perciò, ragazzi, ricordatevi, andate a parlare con le persone, perché può, può uscirne solo qualcosa di positivo, secondo me. Luca, tu che cosa ci racconti? È verissimo, bellissimo. Beh, da quello che hai detto si evincono già due cose, che uno, come diceva Cato Lomb, la famosa poliglotta e traduttrice e interprete ungherese, le lingue sono qualcosa che vale la pena di imparare anche male, anche se sai tre parole, fa una differenza enorme quando dici qualcosa. In alcune culture già sapere tre parole ti cambia tutto. Magari in Francia un po' di meno perché la gente si aspetta che tu parli francese, ma se vai in Sri Lanka e parli cingalese, cambia il mondo, cambi il mondo delle persone accanto a te. E la seconda, accanto e intorno a te. E la seconda cosa è che vale sempre la pena parlare con qualcuno, come dicevi tu. Quando vedi qualcuno, ci sono quei 3 secondi, vado o non vado, se ci pensi troppo, questo vale in qualsiasi situazione, perdi il momento, ma poi se ci vai ti può letteralmente cambiare la vita, come ci ha raccontato Stefano. Per quanto mi riguarda, anche io volevo parlare di un episodio, diciamo, interessante, che è quello del mio date o del mio appuntamento galante. Non so se in italiano c'è una parola per Ottimo, sostituire sì. date, che è una parola con una sillaba praticamente, ma io direi un appuntamento galante, diciamo. Perché avevo conosciuto quella che poi sarebbe diventata la mia ragazza per vari anni, polacca, a Cracovia, e ci eravamo scambiati vari messaggi durante vari mesi, ma io usavo Google Translate per facilitarmi la vita e lei era particolarmente impressionata dall'uso e la maestria dei miei accenti, eccetera, eccetera. Tuttavia dovevamo ringraziare Google Translate. Ma quando si parla poi di persona è tutta un'altra cosa, non è che potevo stare con Google Translate a comunicare. Tuttavia avevo già un livello B1, secondo me sufficiente per sopravvivere, e quindi quando l'ho vista, finalmente ci siamo visti a Cracovia, mi ricordo ancora a Kazimierz, il quartiere ebraico, ci siamo seduti e lei mi ha colto di sorpresa perché non voleva parlare inglese. L'inglese è la nostra ancora di salvezza quando ancora non, diciamo, padroneggiamo una lingua straniera, e quindi mi sono detto questo è il mio rifugio sicuro, e comincio chiedendole se vuole svolgere la conversazione in inglese. Ma lei mi ha colto di sorpresa e mi ha detto no, 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 ma tu parli benissimo polacco, ma perché parlare inglese? Perché lei stessa non si sentiva sicura parlando inglese. E quindi ho dovuto parlare per 8 ore, perché poi siamo rimasti insieme tantissimo, tutta la notte, super romantico, ma è stata una fatica bestiale. Soprattutto all'inizio ho cercato di trovare strategie, tattiche, sotterfugi per riuscire a scampare ad alcuni punti scogli della conversazione che erano particolarmente difficili. Considera che lei non rallentava, mi ha sempre considerato come un madrelingua e non si è quasi mai accorta dei miei problemi, e quindi alla fine, dei miei problemi linguistici, e quindi alla fine sono comunque riuscito a scampare. Ma per dirti, è solo uno dei tanti episodi per i quali imparare una lingua, vale la pena imparare una lingua, ma imparare una lingua significa imparare tante lezioni di umiltà dal mondo, da noi stessi, perché devi metterti in situazioni in cui devi uscire dalla tua zona di conforto sempre, ogni volta che impari una lingua. Mi piace pensare, e poi concludo, mi piace pensare che è vero che magari non cambia la personalità parlare più lingue, però in un certo modo, in un certo qual modo, è quasi come rivivere la propria vita varie volte, perché se ci pensi devi riaffrontare una serie di situazioni che hai affrontato e delle quali non ti ricordi neanche i momenti in cui non avevi, per esempio, fiducia in te stesso, le devi riaffrontare in una lingua straniera. Per esempio, comprare un biglietto del treno
in biglietteria in stazione per la prima volta, andare al supermercato, andare al medico, in banca, avere un appuntamento galante, andare al cinema, parlare del cinema dopo, parlare di un film dopo essere andati al cinema. Io penso che quello che in inglese viene definito fluency, cioè parlare una lingua, padroneggiare una lingua, è il risultato di non solo di studio, ma anche di affrontare tante situazioni e superarle. Però c'è sempre un certo imbarazzo, diciamo, all'inizio, perché Sì, è siamo come se come è un come se pesce si o come ricominciasse pesci da fuor d'acqua, non zero, so che cosa ne come pensi se si tu. dovesse Certo, ormai. riimparare, no? A stare con gli altri, ad affrontare Esatto. situazioni sociali che invece nella nostra lingua madre sono assolutamente normali. Quindi è normale anche avere, e qui già faccio un collegamento a un Esattamente. episodio a venire, eh, è normale avere anche a volte paura di sbagliare, paura di parlare, paura di esporsi, no? Ma parleremo di questo in un altro episodio. Esatto. Esattamente. Quindi per concludere, diciamo, abbiamo parlato oggi di 3 aspetti del poliglottismo Mm. che sono importanti e che ci hanno cambiato la vita. Uno è un aspetto più filosofico, cioè di come imparare tante lingue ci apre al mondo e apre gli orizzonti. Il 2 è l'aspetto più concreto del lavoro, perché non solo puoi usare le lingue per lavoro e quindi moltiplicare le possibilità diciamo, di carriera personale, ma anche le lingue potrebbero diventare proprio il tuo lavoro, come nel nostro caso. E 3, la miriade di esperienze, amicizie, amori, esperienze Wow. in generale che possono nascere come Su questa fiori immagine dal dobbiamo chiudere, giardino Luca. dell'apprendimento delle lingue. Concludiamo così. Su questa immagine poetica chiudiamo, e questo podcast è venuto un po' più lungo del solito, ma io e Stefano ci Faremo del nostro dobbiamo meglio. trattenere per evitare che duri 4 ore, che ogni episodio duri 4 ore. Ragazzi, buona giornata e ci Ciao. sentiamo praticamente, ci vediamo all'episodio numero 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Ciao ciao!